oggi ricettuzza che dovete fare per forza. Lui è sempre quello della sorpresa. Ciao a tutti cari siete belli. Oggi una ricetta dalla serie. Faccio il prova assaggio, però già me la sono mangiata. Già sono mangiato, già ne manca mezzo così. Facciamo una prova assaggio, mi confondiamo. Torniamo indietro. Oggi andiamo a fare una ricetta della serie Ricette dal mondo. Gnamma! La ricetta dei skolebones, una ricetta norvegese buonissima. Skolebones o da school buns in inglese, oppure panini per la scuola in italiano. Ecco, panini per la scuola è più facile perché non so pronunciare il nome, ma andiamo a vedere subito come si preparano. Alle ciance iniziamo subito con la ricetta. Dobbiamo prepararci un lievitino, quindi andiamo a prendere 50 grammi di farina con minimo 11 grammi di proteine, ok? 50 grammi di acqua a temperatura ambiente, 5 grammi di lievito di birra e 20 grammi di miele di acacia. Io già l'ho messo nel lievito, quindi vado a sciogliere il lievito e il miele con l'acqua, dopodiché vado ad aggiungere la mia farina e vado a formare una sorta di impastino. Non dovete stare lì a mescolare 3 ore, dovete formare, unire tutti gli ingredienti e poi lasciare lievitare il tutto fino a che non fermenti, non lieviti, ok? Formato il nostro lievitino, io vado ad utilizzare sempre il mio solito tappo stretch e lo vado a riporre nel forno spento con la luce accesa. Penso che da questa immagine si capisca che è lievitato e si è formata anche una cupola con il tappo stretching dato dalla pressione. Andiamoci a pesare nella nostra ciotola della planetaria 250 grammi di farina tipo 0 o Manitoba e 250 grammi di farina di tipo 00. Io utilizzo sempre la 405, ragazzi, quella qua in Germania ne ha 11 grammi, in Italia quella che ha più proteine della 00 è la Barilla. Parliamo di farine da supermercato. A questo andiamo ad aggiungere il nostro lievitino. Vado a mettere anche 90 grammi di zucchero, 250 ml di latte. Vado a mescolare un attimino così che il lievito non va a contatto con l'uovo, quindi vado a mettere un uovo della misura M e inizio a fare impastare a velocità 1 dapprima. Quando vedete che l'impasto ha raggiunto questa consistenza qua, aumentate la velocità a 2. A questo punto iniziamo ad aggiungere a pezzetti 90 grammi di burro. Aggiungeremo l'altro solo dopo che il primo si sarà ben amalgamato all'impasto. Di estratto di vaniglia e vado ad inserire anche un bel cucchiaino di pasta di limone fatta in casa, sono all'incirca 20 grammi, ok? L'impasto durerà circa 15 minuti perché deve essere bello elastico, ma 2 minuti prima della fine andiamo ad aggiungere 10 grammi di sale. Vado a spruzzarmi una ciotola con dello staccante spray, oppure fatelo con del burro fuso, pure la mia spanetoia, e vado a prendere il mio impasto e lo vado a formare una bolla. L'impasto è morbido, carusi, non è un impasto duro e non deve esserlo, altrimenti non riotterremo la sofficità della quale abbiamo bisogno. Quindi ungetevi pure le mani con un po' di staccante spray e andate a vedere la prova della maglia che c'è. Ora, se qualcuno vi ha fatto arrabbiare o se siete nervosi, sfogatevi con l'impasto, lo prendete da un lato e lo lanciate verso il basso, così come sto facendo io. Questo è un antistress miracoloso, ragazzi. Copriamo e lasciamo lievitare fino al raddoppio. Nel frattempo vado a prepararmi la crema pasticcera, che è un po' diversa dal solito perché questa la faccio con l'aggiunta di burro e un po' più liquida. Più liquida perché poi andremo a fare la cottura in forno, e con il burro perché il burro è un conservante naturale, quindi mi manterrà di più anche fuori dal frigo. Quindi 500 ml di latte, 2 tuorli, 30 g di amido, 30 g di burro e 90 g di zucchero. Gli aromi a piacere, ovviamente. 500 ml di latte, la quale vado a mettere i semini e la bacca di vaniglia.
Vado a mettere una parte di zucchero così che non si va a fare la patina sotto, quindi a bruciare il latte, e vado a portare a bollore. Okay. In un'altra ciotola invece vado a mettere lo zucchero, i tuorli e l'amido. 30 grammi di amido. Sto utilizzando 500 ml di latte, una bacca di vaniglia, 2 tuorli della misura M, quindi medi, ai quali vado ad aggiungere 100 grammi di zucchero. Questa volta la crema la faccio anche meno dolce. Vado a mettere un po' di latte anche qui, così mi aiuto. Nel frattempo ho già messo nel congelatore una placca bassa di vetro a congelare, così che poi io raffreddi subito la mia crema. Se non avete pasta di limone, a questo punto potete mettere anche la scorza di un limone. Quindi una volta che il latte arriva quasi a bollore, andiamo ad inserirlo poco per volta all'interno del... Sempre fuddisca io. Miscela di tuorli, amido e zucchero. Così. Magari vi consiglio di utilizzare una ciotola più grande, non come me che pare che vai un risparmio e invece ho fatto un casotto. Quindi mescolate, quando si inizia a addensare abbassate la fiamma. Ora che la crema si è addensata, spegnete la fiamma, andate ad inserire il burro, 30 grammi. Questo lo facciamo solo perché voglio una crema più che si mantiene di più, e un cucchiaino di pasta di limoni a fiamma spenta, carusi, ok? Ecco qua, bellissima la nostra crema. Vado a riprendere subito la mia ciotola dal congelatore. Andiamo a fare questa operazione, come vi ho detto per altre volte, per la crema pasticcera, perché ci aiuterà a raffreddare subito la crema pasticcera innanzitutto. Seconda cosa, che è quella fondamentale, poi tra l'altro andrà ad uccidere batteri, quindi non ci saranno rischi di contaminazione batteriche, no? Se invece la lasciate nel pentolino questo rischio c'è. Seconda cosa, la crema rimane più lucida, un'ottima crema si vede dalla lucentezza. Quindi fate sta cosa, carusi, anche se ci vuole tempo per tutti i cosi, lo so, però per ottenere un buon risultato ci vuole un po' di combattimento. Quando si raffredda, Andatela a setacciare. così diventa più fine e cremosa. Quindi inseritela in una sacca post. Sì, e come potete notare la crema pasticcera è più liquida, questo perché sennò all'interno del forno diventerebbe ancora più solida con la cottura e poi diventerebbe una cosa che non si può mangiare, ok? Riponetela in frigo e quando è pronto l'impasto lo andate a riprendere. Se non avete la sacca a poche potete utilizzare un sacchetto gelo, come sto facendo io. Ciao! Andiamo a riprendere il nostro impasto. Wow! Rompete la lievitazione. Rompete la Lievitazione! Quindi, aiutandovi con un po' di farina, andate a formare un paio di pieghe, richiudete su se stesso l'impasto, formate un cordoncino e andate a formare delle palline da 70 grammi ciascuna. Adesso, siccome l'impasto è davvero molto morbido e anche un pochino appiccicoso, come potete notare, vi consiglio di andarlo a bagnare un secondino nella farina che vi mettete da parte come ho fatto io, dopodiché andate a formare le vostre palle che devono essere ben in tensione, ok carusilli? E sempre aiutandovi con un goccio di farina, solo così appoggiando ogni pallina, andatela a perlare nuovamente e trasferite su una placca da forno rettangolare, rotonda, la forma che preferite. In realtà si fanno su una placca da forno rettangolare. Se volete potete farli più grossi, e quindi da 100 grammi ognuno. Io li ho fatti da 70 per essere dei piccoli paninetti, ok?
Adesso vado a spruzzare con un po' di staccante spray per evitare la pellicola perché non avevo più in casa, altrimenti coprite con pellicola e lasciate lievitare un'oretta. Quindi andiamo a riprendere le nostre palline che sono lievitate e andiamo a praticare un buchetto al centro così che possa accogliere bene la crema pasticcera che abbiamo preparato in precedenza. Fate un bel buchetto, dopodiché andate ad inserire la crema pasticcera che avete ripreso dal frigo, ovviamente. Fatto questo, lasciatele lievitare ancora un'oretta così che l'impasto abbracci la crema pasticcera, dopodiché li mettiamo nel forno statico preriscaldato a 220 gradi per 15-20 minuti circa. Ed ecco qui i nostri scole bonne o school buns oppure brioche con la crema per la scuola. Adesso dobbiamo andare a preparare la glassa, ma io l'ho messa da calda, voi non lo fate, quindi utilizzate 250 g di zucchero a velo e 30-35 g di acqua. Andate a mescolare il tutto e quando sono freddi non fate come me che l'ho fatto da caldo, perché se lo fate da freddo vengono più belli e più buoni, ok? Non si scioglie lo zucchero sopra e il cocco repè rimane bello attorno, quindi a dare quel mo' di bianconeve, ok? Quindi andate a mettere una volta freddi lo zucchero, lo sciroppo di zucchero che avevate preparato in precedenza e del cocco repè sopra, in questo modo come sto facendo io. Carusi, ovviamente non è uno sciroppo di zucchero, ma è una glassa allo zucchero a velo, una glassa all'acqua. Quindi andate a mettere sopra i vostri scole bonne e andate a mettere il cocco rapè, quindi il cocco. Fatelo da freddi, mi raccomando, che vengono più belli. Perché se li fate da caldi vi succede come a me che la glassa di zucchero si va a sciogliere, va a colare sotto e cola pure il cocco rapè. Ok? Non fate il mio stesso errore. Buonissima. Vieni qua, Mamma! vieni qua. Unica cosa che dovete fare è andarle a mettere la glassa quando sono freddi. Io non ho voluto aspettare, Carusi. Ora ci sono io. Togliti. Vi consiglio di rifarli, se vi va e se vi piacciono le mie ricette iscrivetevi al canale. Noi vi diamo un grosso abbraccio e come diciamo alla prossima. Alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao! Io dico ricetta del cuore. Eh sì, Com'è? buonissimo.